Ignazio, assaggia un poco di vino sincero. Ma così non si preoccupa, starsene qua fuori, in campagna. Ma qua sono tutti amici miei. Se qualcuno ci salta il tic di venirmi a cercare, io lo vengo a scoprire prima che mette il naso fuori da Palermo. Allora facciamo sto brindisi. Un brindisi? E a che cosa? All'ergastolo. Su Totò, ora, con la Cassazione... 4 secoli di carcere. 132 condanne. E a me un carcere a vita mi riettero. Un carcere a vita. A Santerapia e a Ciancimino dovevamo uscire tutti belli freschi come a Catanzaro. A nessuno è piaciuto tutto questo bordello, su Totò. E intanto Falcone si mise in testa a fare o capo di tutti i giudici. Sì, ma colpi di testa non ne servono. Abbiamo i nostri mezzi per impedire a Falcone che vada a dirigere l'ufficio istruzione. Ignazio, i tuoi mezzi ci hanno fatto prendere 8 ergastoli. Il clima è cambiato, su Totò. Questi giudici che fanno gli sceriffi oramai stanno sui coglioni a tutti. Ci vuole un poco di pazienza. In questo momento il rumore servirebbe solo a quelli che ci vogliono seppellire per sempre. Ve l'ho detto, ora che il processo arriva in Cassazione, lo possiamo sistemare. Se fece tardi. Vado a dare da mangiare alle galline. Vieni, Ignazio, vieni. E finiamo di parlare. Che fai? Che ti scandete un poco di fango? Parla, che io ti ascolto. Dicevo che lo possiamo sistemare il processo. Dovete stare tranquillo. E io tranquillo sto. Non lo vedi come sono tranquillo? A me mi piace la campagna, io ci sono nato. Quando sarò troppo vecchio per occuparmi di sto business, io me ne torno a Corleone. Ossia, ci tornerà a Corleone. Da uomo libero, però. Altrimenti vorrà dire che la colpa è degli amici di Roma. E pure di quelli di Palermo. E oravatene, va. Sta bene, riga. Ok. Il signorino non lo dovete perdere di vista un minuto. Sì. Appaiono ancora distanti. Allora l'Assemblea approvò a maggioranza l'intervento del Presidente della Repubblica all'effetto... Ma che me lo doveva dire che questa pallottola nella coscia diventava più camurriosa di tutto il resto? Tutto il resto è stato una pallottola 1 centimetro dal cuore. 2 centimetri. 6 ore sotto i ferri sei stato. Me l'hanno tolta. La gamba invece me l'hanno sfasciata per sempre. Sì, per sempre. Antonio, com'è che non è venuto? Sta studiando come un pazzo per la maturità. Gioia mia.
Così a ottobre si iscrive a legge e mi diventa avvocato. Che si svolgerà domani. Oggi le posizioni a Palermo Alza il volume. sono sempre molto distanti. La settimana prossima il Consiglio Superiore eleggerà il nuovo capo dell'Ufficio Istruzione di Palermo. È praticamente scontata la nomina del giudice Giovanni Falcone. Buongiorno, dottore. Buongiorno, Esteco. Te la sei fatta di corso? Come al solito. Gli altri sono qui. Ciao Giovanni, Ciao Paolo. ecco qua. Questi sono per Francesca, così poi non mi dite che mi dimentico pure quando era domenica. Noi aspettiamo qui, Buon pranzo. Grazie. Cannoli? Tutti di coppia. Avevo appena detto che mi volevo mettere un po' a dieta. Infatti tu che c'entri? Questi sono per tua moglie. Grazie. Leggi? Oh, Gio, sono appena arrivato, neanche il tempo. Leggi. Chiuso al traffico centro storico. Leggi sotto. Siamo un gruppo di palermitani onesti, stanchi di vivere sotto assedio. Hai capito? Ai palermitani onesti ci disturba il rumore delle sirene delle scorte. Ma ancora ti incazzi? Giova, poco fa dal pasticcere non mi hanno fatto fare nemmeno la coda per farmi andare via subito. Gli davo il nervoso. La settimana scorsa hanno pubblicato una lettera dei miei vicini di casa. Dice se salta in aria come chi dice poi chi gliela ripaga la facciata nuova del condominio? Vedo che siete già di buon umore, Francesca, ciao, scusa, è tuo marito che... Quanti cannoli sono? 12. Allora sei scusato. È per te. È un giornalista dell'Ansa. Oh, tra 5 minuti a tavola, Obbedisco. Pronto? Dottor Falcone, le rubo solo un minuto. Ha letto i giornali stamattina? Le ho lette. Cosa vuol sapere? Cosa ne penso dei palermitani onesti che protestano? Cosa penso? Che siamo in democrazia. Il dottor Falcone non ha commenti da fare e comunque lui i giornali non li legge più. Buona domenica. Paolo, i giornalisti bisogna trattarli bene. Questi ti vogliono fottere. Tra una settimana a Roma si decide la tua nomina a capo dell'ufficio istruzione. Devi stare calmo, la testa sott'acqua, muto, come un pesce. Come un mafioso. Ecco, bravo, per una volta fai come quelli lì. Sfotti. Tanto tu te ne vai a Marsala. Ma te lo sei scordato, Giovanni, sei stato tu a chiedermi di accettare il posto di E procuratore. tu perché mi stai sempre a sentire? Per esempio, io ho mai detto che mi volevo mettere a dieta? No. Allora, andiamo a mangiare. All'ordine del giorno la nomina del nuovo consigliere istruttore di Palermo, in sostituzione del dottor Caponnetto. Ha chiesto la parola il collega Geraci. Cari colleghi, ho l'obbligo morale di ricordare che Giovanni Falcone è stato il migliore di tutti noi e che io ho avuto l'irripetibile privilegio di lavorare assieme a lui. Ma noi qui siamo stati chiamati come custodi delle regole e non possiamo lasciarci influenzare dalla notorietà dei colleghi interessati, perché rischieremmo di incentivare il deprecabile protagonismo dei giudici. Ecco perché ritengo di dover sostenere la candidatura del dottor Antonino Meli, cui l'altissimo e silenzioso senso del dovere costò la deportazione nei campi di concentramento nazisti della Polonia e di quello che ne è seguito. Dottore, mi scusi, per favore, dottore, mi scusi, se non aspettava di essere scelto per la direzione dell'ufficio istruzione? È stato applicato un criterio obiettivo, quello dell'anzianità. Quali saranno i suoi rapporti con Falcone? Abbiamo grande rispetto per il dottore Falcone, ma anche per tutti gli altri magistrati di questo ufficio, nessuno escluso. E per dimostrarlo, da oggi non ci saranno più aree di lavoro privilegiate. Tutti dovranno occuparsi di tutto. Grazie. Che ne pensa di Mi scusi, dottore, dove le appoggio? Che cosa sono? I fascicoli dei nuovi processi. Per me? Dottore, pesano. Metteli dove ti pare, va. Ecco, così, piano piano, ispettore, bravo. Ma male. Giù, un altro po'. È che un altro po', non è cosa mia, Mario. Su, io queste cose non le facevo neanche quando ero sano. Lei è sano, ispettore. Ciò, sanissimo, solo un po' sciancato. Vuole bere una cosa? Magari, una bella berretta me la farei. E dove gliela trovo una birra a quest'ora, ispettore? Allora perché me lo chiedi, scusa? E fa, li prende quelli che gli hanno fatto questo bel regalo? Ricominciamo, va.
Avanti, va. Ricominciamo. Ecco, avanti. Forza. Senta, potrebbe ricordare al signor consigliere che sono già 2 ore che sono qui? Ma gliel'ho appena detto. Glielo ridica. Va bene, dottore, subito. Io dico che ha ragione. È vietato? Ah, certo, scusi. Senta, posso usare il telefono? Prego. Grazie. Ah, buongiorno signora, sono Paolo Borsellino. Il dottor Falcone è nella sua stanza. Non lo sa quando rientra. Tu mi stai dicendo che c'è un pregiudicato che vorrebbe collaborare questo tale come... Gaspare Mutolo è un uomo di fiducia dei Corleonesi, uno che sa tutto di Rina. Penso che se ci dedichiamo un po' di tempo... Il fatto è proprio questo, collega, non possiamo perdere più tempo. Ho dato un'occhiata all'arretrato che mi ha lasciato in eredità il dottore Caponnetto e siamo indietro. Indietro, scusa, con che cosa? La settimana scorsa, per esempio, sono arrivati in ufficio molti fascicoli, diciamo, minori. Noi, collega, siamo al servizio dei cittadini, di tutti i cittadini, anche a quelli che hanno rubato l'auto. Di questi 4 incartamenti vorrei che te ne occupassi tu. Due tabaccherie, una ricevitoria del lotto, una bancarella di angurie. Me lo metta per iscritto, signor consigliere, che devo dare la precedenza ai ladri di angurie. Falcone, non c'è niente di personale, credimi. Quando anche tu avrai la mia età e le mie responsabilità, allora capirai. Ho già capito, grazie. Non è come ai tempi del terrorismo. La mafia non è il nemico di tutti. Cosa nostra è mischiata con la società. E a volte il mafioso è un tuo amico e ti conviene non saperlo per non perderne i vantaggi. Lei fa affermazioni molto gravi, dottor Borsellino. Io parlo di cose che conosco. Vuole dire che lei e Falcone siete gli unici a conoscere la mafia? Abbiamo conosciuto molti mafiosi. Questo però non ti autorizza a sostenere che i mafiosi oggi sono liberi di fare quello che vogliono. Era una constatazione. Vedete, fino a poco tempo fa tutte le indagini antimafia venivano centralizzate in un solo ufficio. E tu dovresti saperlo, Geraci. Mentre ora i processi vengono dispersi per 1000 rivoli. Tutti si devono occupare di tutto. A Roma forse, ma con la mafia laggiù è diverso. Noi non abbiamo la fortuna di essere siciliani. Ce lo spiega lei, dottor Borsellino, che cos'è la mafia? Me lo spiegò un capomafia che avevo fatto arrestare. Faccia conto che ci sia un posto libero in tribunale, mi disse, e che si presentino 3 magistrati. Il primo è bravissimo, il migliore, il più preparato. Un altro ha appoggi formidabili dalla politica. E il terzo è un fesso. Sapete chi vincerà? Il fesso. Ecco, mi disse il boss, questa è la mafia, signor giudice. Se la beve una birra. No, quale birra? A me viene l'acidità, lo sai. Se la mangia una crocchetta. Calda? Bollente. Certe cose a Palermo le sanno fare. Solo certe cose. Sono arrivati.
Salutiamo, Zototò. Ma quanto minchia di profumo te metti, sei pieno? No, che c'hai un appuntamento più tardi. Allora, Vero Totò. Pure Gasparino si mise a fare l'infame. con chi sta parlando? È sempre qui, giudice Falcone. Balduccio, va, picchiamo un canotto. Dobbiamo fare in fretta. Riuniamo la commissione. Mi sta fottendo la commissione. Ci dobbiamo sbrigare. Totò, sotto alla casa sua non si può fare. Ci hanno messo pure la sorveglianza di notte. Al tribunale manca a pensare. E allora che lo dobbiamo lasciare morire le vecchiaie a sto coi nudo? Lo facciamo al mare. Quando il giudice si tira all'acqua. Su Totò, che no? Che me lo portaste? Caldo me lo portaste? Mi pareva che fossi a cagare. Te pareva, fatti sempre che te pareva. Vammela a cambiare. Io a sta cosa c'ho a pensare tu personalmente. Sì. Non mi interessa, piglia degli uomini che ti servono, basta che chiudiamo subito. Ciao Totò. Amoni Pino. Salutiamo. Ho saputo che ti hanno proposto per un encomio. Solenne, dottore. Un encomio solenne. Poteva andarti peggio. Come non mi avrebbero intitolato un'alzata. In periferia forse, perché quelli del centro oramai sono tutte occupate dagli altri morti. Quando torni a lavorare? Il ministero mi ha messo in congedo, dottore. Pensavo gliel'avessero detto. Malattia, per causa di servizio. O forse perché sono troppo vecchio. Lascialo perdere il ministero, voglio sapere quando torni a lavorare per me. Perché hanno bisogno di un centralinista in procura. Gli sciancati ormai li mettono tutti quanti ai telefoni. Dice che l'udito si fa più fino quando ti capitano certe cose. Schirò, vuoi passare la vita a piangerti addosso? No, dottore. Questa è una soddisfazione che non gli posso dare. Ma non penso di servire più a molto. A me non mi servono le tue gambe, mi serve la tua testa. O hai deciso di mandare in pensione pure quello? Lei non si rassegna mai, eh? Quello è un lusso che non ci possiamo permettere. Anche se mi pare che vogliono mandare in pensione pure a lei. Ci stanno provando. Che fai domenica? E che faccio? 2 ore di riabilitazione, esercizi, flessioni. Manco fossi al militare. Ce l'ho io un modo per rimetterti in salute. Ferma, è stupido. Dai, dai. Vai, veloce! La sua amica sarà pure svizzera, ma si sono fatte quasi le 2. Posso? Prego. La mia amica è un magistrato del Canton Ticino, svizzera italiana. Si vede che qualche brutta abitudine le è rimasta. E com'è che viene qui? Sempre se mi posso permettere. Per capire chi protegge i capi mafia bisogna seguire i loro soldi. Abbiamo ricostruito il percorso di alcuni bonifici bancari. Partono da Palermo, destinazione Lugano. E lì ritornano dopo aver fatto uno strano percorso attraverso alcune isole del Pacifico, l'America, il Canada. Tu saresti capace di mettere insieme i riscontri che abbiamo su questi bonifici? Estratti bancari, inchieste già svolte, sequestri, tutto. Io ci lavoro, dottore.
Ma resta il problema che all'estero delle nostre indagini, sempre con rispetto parlando, se ne strafottono. Non ti preoccupare. Stiamo cercando di convincere quelle di Roma a fare una legge sulle rogatorie come si deve. Così potremo sapere sempre che succede a questi soldi quando escono dall'Italia. Senza il bisogno di chiedere ogni volta il permesso al governo. E a Roma? Mi danno ascolto. Ci proviamo, Schiro. E adesso, nell'attesa, mi vado a fare un tuffo. Vieni pure tu? No, no, grazie. Io resto qui. Aspetto la sua collega. Mi raccomando, non ti prende troppa confidenza con la bottiglia perché sono un poco geloso. Ci siamo. Dottore! Fermo! La sua collega, la svizzera, è arrivata. Oh, ciao! Ciao Giovanni! Ben arrivata! Niente, mi sembrava che stava tornando su. Dimmi quando. Ci siamo. Vai, forza! Schiaccia, vai! Schiaccia, dai, Sto schiacciando, non va, non va! Dottore! Dottore! Ci hanno visti! Forza! C'è un spirito! Aspetta, dottore, venga via! Che facciamo, Pino? Che puttana! Che succede? Dobbiamo andarcene subito. Amonine, vai! Quelli potrebbero arrivare da un momento all'altro. Quelli! Vai, vigili! Lo picchiamo un gelato. Pigliamolo, Bufone, sì. Come lo prendi? A pastacchio. Sacchio. E minchia i costieri. Ti dà fastidio? Mi facesse di gelato. Sì, sì. Come li vuole? Uno pistacchio e uno zuppa inglese. Pistacchio e zucchero. Benissimo. What are you looking at? The fuck are you looking at? Darling. Non ti capisco. The fuck are you looking at? No. Darling, come on. You don't want to get in problem. Come on. Let's go, please. Mangi del gelato. Chi disse il suo Totò della Daura? Che fa si cazzò? Ah, dice che i giudici c'hanno pure culo. Culo? O culo in queste cose, una volta sola ti aiuta. Ma tu vedi che la prossima volta facciamo tombola. Dale che abbetto. Minchia, quanto ti costa? Niente, un regalo di shortino poi. A shortino un mazzammo l'anno scorso. E io prima ci ho preso l'orologio, tanto vedo che se ne faceva. Guarda, però quello è più bello. Quale? Pidro. A quello ti piace? Un pochetto con regalo? Ah, lascia stare. Pino. Lascia stare, tu intanto accendi la moto. Pino. Buongiorno. Vorrei un orologio. Vieni fuori. Avanti. Cammina. Veloce, apri la vetrina, dai. Voglio quello là. No, quell'altro. Quello lì a fianco. Non è quello, quello là. Ho detto questo qua, quello d'oro. Guarda che bello. Adesso ti sparo. Buongiorno. Dove vai?
Giovanni, te devi accendere la moto. E tu botteggiate, butta, Ma avanti. che minchia facevi? Non te ne può spicci. È magnifico qui, eh? Qua fanno il migliore couscous di Trapani. Ma sì? E tu come lo sai? Conosco il cuoco. È un amico tuo. Un amico. È un tunisino che ho fatto restare a Palermo 10 anni fa. Non ti preoccupare, non t'avvelena. Speriamo. Guarda che cucina benissimo, sai? Un bravo ragazzo, ha messo la testa a posto. Buono. Paolo, mi hanno proposto di andare a Roma. Ti fanno papa? Sì, sfotte. Presidente, sottosegretario, ministro almeno. Direttore, all'ufficio affari penali. Una cosa seria. E tu? E io non me la sento. Hai visto? Aveva ragione Sciascia, ho fatto carriera. Complimenti. Devi accettare, Giovanni. È troppo importante. È a Roma che puoi veramente farti sentire. Lo so, Paolo, che dobbiamo portare la lotta alla mafia fuori dalla Sicilia. Ma qui mi butteranno tutte la croce addosso. Lo sai che va dicendo qualche imbecille a Palermo? Che la bomba alla tavola me la sono messa da solo. Ma tu ti devi preoccupare quando gli imbecilli cominciano a dire cose sensate. Il fatto è che se me ne vado adesso diranno tutti che è una fuga. Ma una fuga da chi, Giovanni? Da quei già 4 colleghi che ti aspettano all'angolo ogni mattina. Lo sceriffo, il super poliziotto. Guarda che anch'io, se potessi. Lo sai che penso, Paolo? Che hanno vinto loro. Terranova ammazzato. Chinnici pure. Basile, Montana, Cassarà, Zucchetto. Tu te ne sei venuto qui a Marsala. Io me ne vado a Roma. No, Giovanni. Io sono venuto qui perché questa provincia è diventata il cuore dei traffici peggiori. Stupefacenti, logge massoniche coperte, cavalieri del lavoro a caccia di grandi appalti. Si stanno spostando in periferia, si nascondono. E poi a Palermo non ti fanno lavorare più. Quando è che hai ricevuto l'ultimo rapporto decente dalla questura? Un anno fa. Ecco, vedi, alza il prezzo semmai. Te ne vai a parlare col ministro e gli chiedi carta bianca. Tanto lo sai quello che ci serve. Un programma di protezione per i collaboratori di giustizia e poi un progetto di legge contro il riciclaggio, altrimenti questi si strafottono i soldi come gli pare. Magari una super procura, con un unico magistrato in grado di coordinare tutte le inchieste. Che sappia sempre chi indaga e su che cosa. È una bella modifica al regolamento carcerario. Bisogna che i capimafia in galera stiano nel più assoluto isolamento. No, Giovanni, questa no. Non te la faranno passare mai. Chi l'ha detto? Ho già parlato col ministro, mi ha detto che si può fare. Ma allora hai già accettato. Ma no, che c'entra? Se non parlavo prima con te. Ma io lo devo sapere che si aspettano da me a Roma. E che vogliono da te? E che vogliono, Paolo? Uno che faccia bene le cose che gli altri non hanno voglia di fare. C'è solo un problema. Quale? Non ne trovi che non le ricotte a Roma. Totò, ma vuoi sapere una bella novità? Che novità? Falcone se ne andò a Roma. Si è calato le braghe pure lui. Ormai è fottuto, non conterà più un cazzo. Bene, ma lei non muore mai. Quindi è così cornuto che pure da Roma può scassarci la nicchia. Devo parlare di un'altra questione. Dimmi. Scarpuzzetta si è fatto un giro tutto suo. Combina nuovi picciotti e non mi dice chi sono. Vai avanti. Si è messa in testa di farsi gli affari suoi, non lo so. La settimana passata ha fatto una rapina dal gioielliere all'albergheria. Chi ne sarà ieri? Appunto. Ieri non ne sapeva niente. E ora è incazzato. Tu ci devi parlare, Scarpuzzetta. E di che ci devo parlare? Che ci devo insegnare io a Pinuccio? Si è preso gli stessi vizi di quei cornuti che ammazza. Pensa solo ai piccoli, pensa solo a se stesso. Non si cura più della famiglia, non si occupa di tenere in ordine la borgata. Una porcheria.
È arrivata voce che vuole fare una rapina a Banco di Sicilia. Lunedì mattino. Se proprio si vuole levare quest'ultimo sfizio, noi già ci facciamo passare. Amore, rapido, rapido! Spicciati! Amore! Amore! Bravo! Via! Forza! Amore, scappò! Vai piano che tra i vigili ci fanno la multa! Quante picciole ci sono? E fazzi i conti! Noi contiamo più tardi, però ne tagliamo il panorama. Vieni, sai, al solito posto. Ma che minchia? Che minchia state comunando? Tatucci. Mi dispiace, Pino. Natale. Vieni qua, dove mi chiamai? La corte no! Lasciate! Avete che coite, Nenis! E se in diretta, lasciatemi! Sparatevi, perché voi! Lasciatemi! Apparchi! Schirò, sono Falcone. Dottore, come sta? Come sto? Qua fa freddo, il cielo è triste. Mi pare un poeta, mi pare. Ma no, dico è triste nel senso che è sporco, è inquinato. Qui prendono l'auto pure per andare a comprare il giornale. Dimmi un po' come va il tuo lavoro? Bene, ho fatto quella ricerca che mi aveva chiesto. E allora? E allora sarà un po' voluminosa, dottore. Ho messo a posto 23 anni di carte. Vuole che gliela spedisca a Roma? No, me la venga a prendere io a Palermo. Come va la gamba? E come va, dottore? Ho finito la fisioterapia. Allora sei guarito? No. Ma se continuavo al fisioterapista ci sparavo. Attento che così ti tolgono l'encomio. Senti, io qui sto stampando la bozza del decreto da sottoporre al ministro sull'erogatore internazionale. E lo firma? Lo firma. Se hai 5 minuti ti leggo un paio di cose. Ma vuole scherzare, dottore? Per lei tutto il tempo che serve. Avanti, mi dica. Il provvedimento prevede nuove norme penali contro il riciclaggio. Specifici poteri dall'autorità giudiziaria per il blocco dei conti correnti all'estero. E carcere duro per i capi dell'organizzazione mafiosa. Minchia, ma è proprio cornuto sto Falcone. Oh, che fate incupisti? Butta sta carta. E chi stai a prima? Buonasera. Ciao, Teresa. Grazie. Non dovevo. Sei sempre più bella, eh? E lei è sempre più bugiardo, commissario, come tutti gli uomini. Non valido? Dove sta?
Stasera ho deciso che cucina lui. Andiamo. Viaggio. Dottore, è arrivato in anticipo. Volevo vederti all'opera. Eccomi qui. Solo che abbiamo un problema. Che è successo? Il soufflé. Non mi sta montando bene. Capita. Col soufflé capita. È sicuro che non vuole un amaro, un caffè? No, grazie. Un dolce? No, sto benissimo, Viaggio, grazie. Allora, quanto ha deciso di fermarsi a Palermo? Giusto il tempo di sbrigarmi certe camurrie per la pensione. Ma come l'hai convinta a tornare? Ah, non lo so. Sinceramente ancora non l'ho capito. Credo che ce n'è ancora, no amore? No, è che qua tutto solo mi faceva pena. Beh, io sono stanca, vado a dormire. Non gli metta strane idee in testa, che è ancora in convalescenza, Biagio. Te lo mando a letto subito, stai tranquilla. Anch'io non ho più l'età. È stato un piacere. Signora. Buonanotte. Ciao Teresa. Buonanotte, amore. Ciao. Saputo... Stai dando una mano al giudice Falcone? No, gli tengo solo aggiornata la memoria. In questo mestiere se perdi il filo sei fottuto. Tu, Biagio, il filo non hai perso mai. Ha saputo, dottore. La Cassazione oggi ha confermato gli ergastoli per tutti i corleonesi. Abbiamo vinto. Sì, si direbbe che abbiamo vinto. Adesso bisogna solo prendere tutti quelli che sono ancora a piede libero. Se lo ricorda a Maino, il pentito? Come no? Al processo lo fecero passare per pazzo. Tutti assolti. E poi lo sofammo a casa sua. Impeccato. Poveraccio. È stato il primo che ha avuto il coraggio di parlare. A Maino. Al mio amico Silvio, allora. E a Cassarà. A Boris Giuliano. A Terranova. A Montana. A Rocco Chinnici. A Costa. A Pio La Torre. E dalla Chiesa. Avevo garantito io, personalmente. Ma furono quei cornuti dei giudici, furono. Muto. Che cazzo me ne fotte a me il giudice? Ce lo vai a dire tu ai picciotti che sono in carcere, che fu colpa dei giudici. Salvo Lima mi aveva dato la sua parola. È pure l'amico di Roma. Mi avevano giurato che la Cassazione sistemava tutto. E questo è un risultato. Forse faceste male a fidarti. Io di certa gente non mi sono mai fidato, mai. Tutti questi onorevoli, cavalieri, quelli se ne stanno a Roma col culo al caldo. Che cazzo gliene fotte dei nostri processi? E chi ci portò a Roma? Ah, chi ce li ha portati i voti? In questi anni ce li siamo allevati come i piccirilli. E chi sei un ringrazio? Io dico che era meglio come una volta. Quando eravamo noi a risolverci le questioni. C'era un giudice da convincere, allora si cercava il parente, l'amico. La scarpa giusta per il suo piede, Totò. La scarpa giusta per il suo piede. Altri tempi, Pinno. Ma che fatto scuidaste come ne chiamavano? Come ci chiamavano a noi corleonesi? I perincritati, perché avevamo le scarpe sporche di fango, come i viddani e i pecorari. Totò, ora abbiamo tutte quante le scarpe belle e pulite. Chi ci doveva garantire ci ha tradito. Questo vuol dire che non ci sono più accordi. Con nessuno. Con nessuno.
fai delle fotocopie di questo? Sono quei documenti che mi ha chiesto Falcone. Sì, te le faccio. Ma devi aspettare, oggi ho un sacco di cose da fare. E io mica ho fretta. Te tengo compagnia. Che c'è? Che è successo? Antonio ha detto che non si vuole più iscrivere all'università. Che cosa? Vuole fare il poliziotto. Poliziotto. Come suo padre. Ma che minchia si è messo in testa di fare? Guarda, ci devi parlare. Gli devi far cambiare idea. Certo che ti faccio cambiare idea. A temporale. Lui deve fare l'università. Me l'aveva promesso. Adesso che arrivo a casa, vedi. Papà, ma che ci fai sveglia a quest'ora? E tu dove sei stato? Sono quasi le 2. C'è la cena con i professori. Abbiamo fatto ubriacare quella di latino. Te la dovevi vedere, papà. Si è messa a recitare Catullo. E a mia... Antonio. Che cos'è questa storia della polizia? Ne volevo parlare. Domani c'è la visita medica e poi... Sì, lo so come ci si rolla nella polizia. L'ho fatto anche io 100 anni fa. Ma tu che c'entri? Nenuzzo, tu che c'è da sé? Tu devi fare l'avvocato. Palermo è piena di avvocati. E piena anche dei poliziotti morti ammazzati. Oppure sciancati come a tuo padre. Non t'ho tirato su per fare il poliziotto. Ma che ti credi che sia una bella vita? Credi di diventare un eroe? No. È una vita di merda. Niente orari, niente domeniche. Una paga da fame. La mattina quando esci di casa non sai se la sera ci torni vivo. Io non mi sono rovinato la vita. Io non ho rovinato la vita a tua madre per vedere mio figlio morto ammazzato. Papà, io non mi faccio ammazzare. Hai capito? Io non mi faccio ammazzare, te lo prometto, papà. Dottore, c'è una Renault che ci segue da stamattina. Lasciale passare. Va bene. Tuo cugino Nino, come sta? Si è fatto ricoverare in Svizzera per fare la chemioterapia. Ma i medici dicono che è tempo perso, gli danno un mese di vita. Mi dispiace. E tu? Io? Mi stanno addosso, Salvo. Pure poco fa c'erano 2 che mi seguivano. La polizia? No, non è la polizia. È diventata difficile questa città. Anche a Roma, che ti credi? C'è gente del mio stesso partito che finge di non vedermi appena mi incontra per le scale. Guarda che tu sei più esposto di me, Salvo. Io che c'entro io? Guarda che io quello che potevo fare l'ho fatto. Tu non li conosci quelli. Sono come cani arrabbiati. Questa storia della Cassazione gli ha fatto andare sangue agli occhi. Il presidente della sezione ormai era sputtanato. Pensa che l'hanno sostituito 2 ore prima di aprire l'udienza. Dobbiamo fare una sciasciata, Salvo, qualche cosa, non lo so, una revisione, non lo so. Ci hai parlato con il presidente? Lui dice di avere le mani legate. Comunque la prossima settimana è a Palermo per aprire la campagna elettorale. Stiamo organizzando una cosa in grande. Lascia fottere la campagna elettorale, dobbiamo parlare col presidente. Questa è l'ultima occasione che abbiamo, Salvo, l'ultima! Te lo faccio incontrare, non ti preoccupare. Anche se non servirà a niente. Eccomi, dottore. Perciò dovrebbe sostituirsi ai giudici o prevenirli con soggettive, arbitrarie affermazioni od accuse
che potrebbero avere come unico e micidiale effetto quello di rendere ancora più pesante e pericoloso il clima in cui la città e il paese tutto si trovano anche per le prospettive elettorali in corso. Ho già ordinato pure per lei, dottore. E che cos'è? Come che cos'è? Milza, polmone e fegato. Ah, hai fatto un'autopsia. E se vogliamo restare più leggeri, ho preso pure 2 spingioni. Mi pare giusto. Hai saputo qualcosa? Sì. Sì, ho parlato con un vecchio collega all'omicidi. Dice che c'è la stessa mano nell'omicidio Lima e molti altri. E lui come fa a dirlo? Una delle pistole che hanno usato i killer sembra essere la stessa. Un'arma già usata almeno una dozzina di volte. Provi a indovinare. Corleonesi? Hanno deciso di firmare gli omicidi e non si fermeranno. E questo lo dice sempre il tuo amico poliziotto? Ma questo glielo dico io, dottore. Per quel poco che li conosco. Quel decreto, quello che lei ha fatto firmare al ministro, quello sul carcere duro. Abbiamo tolto qualche privilegio ai capimafia. Metà degli omicidi di Palermo si decidevano a Luciardone. Sì, ma le persone che sono in carcere ormai non contano più nulla. Mi preoccupano quelle che stanno fuori. La commissione non si riunisce più da mesi. So cosa vuoi dirmi. Che le cose che stanno accadendo le decide una persona sola, senza discuterne con nessuno. Lo prenderemo, è questione di tempo. E a noi quanto tempo ci resta, dottore? Ce lo faremo bastare. Ho voluto vederla anche per un'altra ragione. Se lo ricorda Antonio? Tuo figlio? Ora fa il poliziotto qui a Palermo. Complimenti. Ha chiesto di essere assegnato alle scorte. E perché me lo stai dicendo? Lei mi deve aiutare a non farlo entrare. Ho solo questo figlio, dottore. Mangiamo, va? Piano, Balduccio, piano, che fretta non ne abbiamo. Da quanto tempo mi conosci? 8 anni. 8 anni. E ti sembra diverso? Ma in che senso, zio Totò? Diverso. Più grasso, più vecchio. A me mi pare sempre lo stesso, zio Totò. E Pinno? Pinno ti pare diverso? Mi pare un poco più nervoso. Io mi fido di Pinno, tu lo sai, siamo cresciuti insieme. Stesso pane, stessa fame. Solo che ogni tanto mi pare che... Che ci pare, zio Totò? Che mi vuole fottere. Pinno è fedele, zio Totò. Fedeli sono i cani. Un poco più avanti, un poco più avanti. Tu dici che a Pinno non mi tradisce. Ossia non lo tradisce nessuno, zio Totò. Hai ragione, Balduccio. È che mi faccio vecchio. E che a vecchiaia mi vengono cattivi pensieri, va? Tani, mi raccomando, un marmo a essere decarrato. Sì, Pure certo. nei bagni, Totò. Lo sentiste, Tani? Sì, sì, certo. Pure nei bagni. Certo. Come era stato stabilito? Sì, e ci a mettere pure una presa da televisione in tutti i stanzi. Sì. Facciamo a vedere come Cristian in questa casa. Certo. La televisione pure in ta camera dei picceriddi. Ma le piccerette, nenette. Ho visto quanto hai fatto tuo figlio Giovanni? Vieni. Giù da Giovannuzzo, vieni. Guarda quanto si dice mio figlio Giovanni. Bedurano,
Tu ancora non l'avevi vista la casa, è vero? No, c'è da. Mi raccomando, in giardino ci voglio dei vasi grandi, perché ci voglio mettere Chi è? Chi c'è? Non ti piace? No, bella grande. Ma proprio qui ci dovevamo vedere. Ninetta, facci vedere la stanza al piscina. Hai vista la piscina? Bella. Poi ci va a mettere tutto albero di frutta. Arance, cose. Sto muro ancora deve salire. Più alto deve venire. Questo è il mio paese, Giovanni. Quando mi metto in pensione, io qua ci vengo a vivere. Prima però dobbiamo ottenere una revisione di questo processo. E prima ancora andiamo a levare i rimmensi per questo cornutore giudice Falcone. Sai che mi dissero a Roma? Che lo vogliono fare super procuratore. Giovanni, ma tu immagini a Falcone che fa un spirro che spirrere tutto. Tu immagini tu. Che facciamo? Andiamo avanti come abbiamo deciso. E Binno che dici? Binno è sempre raccolto con me. Grazie. Dottor Falcone, buongiorno. Buongiorno Presidente, scusate il ritardo. Prego. Buongiorno. Allora ragazzi, il dottor Falcone oggi ci ha dato l'onore di stare con noi per raccontarci il suo lavoro e la sua esperienza. I ragazzi hanno preparato delle domande da fare. Prego. Chi inizia per primo? È vero che la politica in Sicilia continua a servirsi della mafia? Io penso che sia vero il contrario. Oramai è la mafia che usa i politici. Sì. Perché i pentiti non fanno mai i nomi dei politici? Diciamo che i collaboratori di giustizia sono persone scrupolose e prima di darci i nomi vogliono darci le prove certe. Ma quanti sono i mafiosi in Sicilia? Gli uomini d'onore sono più di 5.000. Sono un vero e proprio esercito selezionato con delle prove durissime che devono obbedire a delle norme severe, veri professionisti del crimine, che anche quando si dicono semplici soldati, in effetti sono dei generali, o per meglio dire dei cardinali, i cardinali di una chiesa molto meno indulgente di quella cattolica. La mafia non è isolata, vive in perfetta armonia con migliaia di protettori, complici, informatori, gente ricattata, piccoli maestri, insomma debitori di ogni tipo. Cosa nostra è un mondo a sé. Conoscendo gli uomini d'onore ho imparato che le loro logiche non sono mai né scontate né tantomeno imprevedibili. Sono ferree logiche di potere, sempre funzionali ad uno scopo. Cosa nostra si serve di armi sempre più sofisticate. Come vi dicevo, si tratta di un vero e proprio esercito impegnato in una guerra. E un'altra cosa molto importante che ho imparato nel mio lavoro è che bisogna accorciare i tempi fra il dire e il fare, proprio come fanno gli uomini d'onore. Sì? Ma lei non ha paura? Noi abbiamo sempre paura. Paura di sbagliare soprattutto. E paura di morire? Un giorno Buscetta mi disse: dottore, decidiamo chi di noi due deve morire per primo. Ecco, non abbiamo ancora deciso. Buongiorno ragazzi. Dottore, buongiorno. Vedo io.
sbagliato. Stanno arrivando. Vieni, prepariamo la festa. Sono a 120. Sì. 130. Li vedo, stai pronto? Ma le chiavi di casa ce le hai tu? No, no. Sono attaccata al mazzo, dottore. Beh, allora bisogna che le tenga la padrona di casa, no? Che fai, Giovanni? Stanno rallentando. Ma che cazzo stanno combinando? Allora? Stanno a rallentare. Oddio, Giovanni, ancora con sti scherzi. Sono vicini. Aspetta. Pazzo. Adesso! Dai! Aspetta. Il terribile attentato ha ferito gravemente il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e 4 uomini della scorta. Le condizioni di Giovanni Falcone sono molto gravi, ma i medici dell'ospedale stanno facendo di tutto per salvargli la vita. Se quello campa e ci rompe le corna. Mi chiamarono dall'ospedale. Mi dissero di preparare la cravatta nera. Sottoposta poco fa ad intervento chirurgico. Ci giunge in questo momento una notizia che non avremmo mai voluto dare. Giovanni Falcone è morto. Ma venissimo allo spino! 19:05, nonostante le... Sta a sto mosciando. Ma riprendiamo! Siamo tutti morti che camminano. Siamo tutti morti che camminano.
Adesso ce li andiamo a prendere noi. Tanto lo sappiamo dove stanno. Tu non vai a prendere nessuno, Nistico. E allora aspettiamo qui. I meschini che hanno ammazzato 500 kg di tritolo gli hanno messo sotto il culo. E noi ci rispondiamo con queste. Catalano, metti via quella pistola. Allora la scorta ai magistrati, con rispetto parlando, da oggi gliela fa lei, dottore. Catalano, che fai con quella pistola? Che sta succedendo? Mi scusi, dottore, è che... Che cosa? Che siete tutti incazzati? Che vi brutono le mani? Come mi sento io secondo te? Avanti. Piacerebbe anche a me, almeno per un giorno, smettere di essere quello che sono. Ma è proprio quello che vogliono da noi. Farci diventare come loro. Mi scusi, dottor Borsellino. Ha puntato Schirò. Volevo dirle che, insomma, queste cose ce l'aveva dette anche il dottor Falcone. E l'hanno ammazzato a lui. Tu pensi che sia solo colpa della mafia? Pensate davvero questo? Giovanni Falcone ha cominciato a morire quando il CSM gli ha impedito di diventare il capo dell'ufficio istruzione. Lo sapevano tutti, che quel posto spettava a Falcone. Ma un Giuda si impegnò subito a fargli la guerra. Falcone accettò di andare al ministero anche per questo, per continuare a fare il suo mestiere di giudice. E Cosa Nostra l'ho ammazzato per questo. Noi non siamo come loro, tenetela a mente. Noi non siamo come loro.
Che fa? Ma non lo capisci che ci hanno tradito? Prima Falcone e ora Borsellino. Bastardi! Quello è il presidente, papà! Io me ne fotto del presidente. Me ne fotto! Che stai dicendo? Ma che dici? Lasciami stare. Tu che sei diventato poliziotto a 20 anni! Tu che mi hai insegnato a difendere lo Stato! Trovi che serve qualcosa mettersi a urlare così ai funerali, eh? Sei tu che dovresti urlare! Tu! Sei tu che dovresti urlare, Nenuzzi! Ormai siamo capaci di aspettare solo che ci ammazzino tutti. Si può? Prego. Qual è suo figlio? Non ho figli, mi dispiace. Buongiorno, capitano Lidonni. Non si offende se non le stringo la mano, vero? Siamo qua per lavoro, non per amicizia. Allora che desidera ancora l'Arma dei Carabinieri, Davide Sanciamino? Vogliamo sapere se intende collaborare. Io ho sempre collaborato. In modo, diciamo, non ufficiale. Quello che sta succedendo a Palermo ci preoccupa molto. Ha ragione, capitano, ha proprio ragione. Anche io sono sconcertato. Abbiamo bisogno di sapere cosa hanno in mente i suoi amici. Ma quali amici, capitano? Io sono un pregiudicato. Non li vedo più i miei amici, da molti anni. Non dica sciocchezze, Ciancimino. Lei ha i mezzi per entrare in contatto con loro. E anche se ci riuscissi. Queste stragi devono finire. Cominceremo a cercare la tua famiglia dalle parti di... Siamo in America. Non abbiate paura, non dovete permettere. Non mi piace che si vedono tutta questa televisione a capo e diventano cretini. Concetta. Che c'è, mamma? E basta con sta televisione. Su, fai fare i compiti ai tuoi fratelli. Concetta dice che l'anno prossimo vuole andare al classico. Ah sì? Chi ci piace il latino non ci piace. A tuo nipote piace studiare. Bravo. Dove l'ha mandato a scuola? A Corleone. Al liceo dove ha studiato sua madre. Che cosa ci dobbiamo rispondere a queste di Roma? Ora ci prepariamo un bel papello, con tutte le nostre richieste. Lo dicevo che prima o poi si calavano i corna, no? Tu dici. E se non accettano? Accetta, non ti preoccupare. Passiamo lo zucchero, lo vedi. A Vito Ciancimino gli hanno dato 10 anni. Ieri hanno arrestato il commissario Conciata. E se non lo sai, a Roma hanno approvato una legge per proteggere pure le famiglie di quegli infami che se la stanno cantando. E di che cosa ti preoccupi, Pino? Tra di noi infami non ce n'è. Vedi, Totò, tu devi considerare una cosa. Quando uno si mente concia a tutti, prima o poi se la piglia nel culo. A casa mia male parole non ne voglio. Io devo capire fino a dove vuoi arrivare, Totò. Io voglio arrivare a quello che ci scriviamo nel papello. Lo Stato, se vuole campare, deve trattare con me. E quegli altri? Ma quali altri? Quali altri? Tutte quei cornute che si stanno pentendo uno appresso all'altro, uno dopo l'altro. E tutte quelle che sono andate al funerale del giudice. Tu vorresti andare a televisione a un funerale? C'era mezza Palermo e c'erano pure i nostri amici di Roma. Ah, quelli hanno solo paura, Binno. E noi riusciamo a fare ancora più paura. Noi corleonesi contro tutto lo Stato. I corleonesi non hanno bisogno dello Stato. Avete 30 anni che facciamo le leggi senza bisogno di scriverle. E siamo noi che le facciamo rispettare. Siamo noi che decidiamo qua va a crepare e qua va a vivere. Qua va a pigliare gli appalti e con il resto è morto di fame. Chi se ne deve andare a Roma e con il resto con culo per terra a saltare con me, a Binno. Qui lo Stato sono io.
Vieni qua. Puoi favorire? No, grazie, devo rientrare. E allora? Stasera zio Ignazio resta a casa. Viene mia madre a trovarlo. C'erano tutti insieme. Tu stasera te ne vai al cinema. Avanti. Scegli tu un film. Ma là sta un'altra fetta. Pronto. La prossima volta a casa mia, eh? Certo. Ti saluto, eh? Arrivederci. Arrivo subito. Vieni, ti accompagno. Sì, grazie. Senti, ma Gaetano non ti viene a prendere? No, se ne andò al cinema. Mischino, una volta tanto che esce con gli amici. E ti porto io. C'ho la macchina. Ha fatto presto, capitano. Allora? Certi amici mi hanno chiesto di farle avere queste carte. Con chi ha parlato? Capitano, io lo so che il suo mestiere è quello di fare domande. Si lega a questo papello, e qua c'è scritto tutto. La revisione del maxi processo. Sospensione del 41 bis. Siamo impazziti? Stiamo perdendo tempo, Ciancimino. Cosa crede, che i corleonesi si fermeranno a Falcone e Borsellino? Non si azzardi a nominarli mai più. Comunque non spetta a me decidere. A nemmeno a me. Queste sono le loro condizioni. Le loro condizioni. Come pensate di fermarli? Il governo ha appena deciso di mandare l'esercito in Sicilia. A fare cosa? La guardia ai semafori? Capitano, pezzereddi di leva che non capiscono nemmeno il siciliano, sa quanto gliene fotte Corleonesi. Abbiamo già 300 collaboratori di giustizia. O non avete bisogno di nuovi pentiti. Quello che dovevate sapere lo sapete già. E lei, Ciancimino, mi propone questo. Libertà per gli ergastolani, abolizione del carcere duro. Niente più processi per i suoi amici. Bella trattativa con il suo amico Rina. Io sto rischiando la pelle, capitano. Siete stati voi che mi avete chiesto di fare qualche cosa. E poi nessuno vi chiede di trattare Corsina. Che intende dire? Che i corleonesi non sono più una famiglia unita. Questa è una guerra, capitano, che fece sue morte dappertutto. Provate a dividerli. Capitano, che lo spieghi bene ai suoi superiori, che resta poco tempo. C'è il giudice Grasso, quello del maxi processo. Ce lo possiamo fare a Monreale di domenica quando va a trovare la sua famiglia. C'è un tombino davanti a casa sua, il botto lo possiamo fare là. Il problema è l'esercito. Ci misero pure gli appini davanti al suo portone. Andiamo avanti. Il ministro Martelli, questo ce lo facciamo in Sicilia quando viene per il suo partito. E ce lo possiamo fare in mezzo alla strada, senza bisogno di fare botti. Che macchina c'è? Un Alfetta. Ci bastano 2 fucili a pompa. E Binno che dice? Binno dice quello che dico io. Che per fare la pace prima bisogna fare la guerra. Buonasera. Favorisca patente libretto. Di Cataldo Giosuè, nato a Partinico. Fa un controllo? Sì. Le dispiace scendere a aprire il bagagliaio? Questa? Che è? Portatelo via. Vieni, andiamo.
Una calibro 9 con caricatore bifilare, matricola brasa. Ma che ci dovevi fare con questo cannone? Ci feci 15 omicidi, signor capitano. Ma di che stai parlando? Sto parlando di Cosa Nostra. Chi è? Signor generale. Dovrebbe venire in caserma. Capitano, ma sono le 3 del mattino. Mando una macchina a prenderla, signor generale. È successo qualcosa? Dipende da noi, signore. Sono il generale Francesco Delfino. Mi hanno detto che voleva parlare soltanto con me, signor Di Cataldo. Quello non è il mio vero nome. E allora come vuole che la chiami? Io sono Balduccio Di Maggio e faccio parte della famiglia di San Giuseppe Iato. Sono un soldato di Totò Riina. Comandante, siamo sul posto. Via Bernini 54. Allora tu sei sicuro? Sì, Rina vive in una casa là dentro, in una villetta. Dove? Non so quale, in una delle villette. Non sai quale. Il catasto che dice? Le hanno costruite da poco. Ci sono 12 appartamenti. Li hanno costruiti i fratelli Sansone, quelli che sono amici di Raffaele Ganci, boss della Noce. Che facciamo, capitano? Aspettiamo. Stringi. Chi è questa? Ninetta, moglie di Totò Riina, con sua figlia Concetta. Colonnello, sono un ultimo, ci siamo. Abbiamo identificato la moglie e la figlia. E l'abitazione? L'avete individuata? Non con esattezza, perché è una zona residenziale e ci sono tante villette. Che facciamo? Procediamo normale? Aspettate di vederlo. Non fate irruzione alla cieca. Come lo prendiamo? Vivo. Prendetelo vivo. Non è mai uscito tutta la giornata. Ma siamo sicuri che sta là dentro? E se c'è solo sua moglie? Se c'è la famiglia, prima o poi si farà vivo. Sentite, a me mi scappa di pisciare. È tutta la giornata che stiamo chiusi qua dentro, manco in galera. Posso uscire un attimo a farla? No. Fatela in una bottiglia vuota. Ma come, qui davanti a tutti? Ma perché ti vergogni? Non ti guardiamo mica. Qualcuno vuole caffè?
Complimenti, grazie. Anch'io. Di Maggio, svegliati. Dai, dai. Chi è questo? Lo conosci? Lo conosci? Salvatore Biondino, l'autista di Totò Riina. Oh, occhio, ci siamo. È lui? Sì, quello è Totò Riina. Ragazzi, attenzione, ci siamo. Il nostro amico è uscito di casa, è su una Citroen ZX grigia. Ripeto, una Citroen ZX grigia. Andiamo. Vai, vai, vai! Mantieni la distanza. Siete troppo lontani. Avvicinatevi, non possiamo rischiare di perderlo di vista. Tutti pronti? Blocchiamo la rotatoria di Via Da Vinci. Al mio via! Borsellino, Gomito. Veloci, veloci! Andiamo! Andiamo, andiamo, andiamo! Via! Che c'è, Duore? Che è successo? In città è successo qualcosa. Che vuoi dire? Ci sono carabinieri dappertutto. Posto di blocco, elicotteri. Gli sbirri alla casa Salvatore Biondino. Ci fece la perquisizione. Ma che minchia stai dicendo? Ma se Biondino stamattina doveva stare con mio cognato? Hanno arrestato Totò. Buongiorno, alla fine è arrivata la notizia che tanti italiani aspettavano, l'arresto di Totò Riina, l'imprendibile capo della mafia, il numero 1 di Cosa Nostra. Era in macchina con documenti falsi, irriconoscibile rispetto alle vecchie foto ingiallite che si avevano di lui, ma anche rispetto al più recente indentissibile. Da Palermo i carabinieri hanno arrestato Totò Riina, ritenuto il pericoloso capo di tutte le cosche mafiose.
Buongiorno da Studio Aperto, è clamoroso il superboss Totò Riina, latitante da più di 20 anni. L'imprendibile capo della commissione che governa Cosa Nostra è stato bloccato a Palermo dai reparti speciali dei Carabinieri. Dove andiamo, Ninetta? Portami a casa. A Corleone. Mi riconosci? Allora, mi riconosci? Quanto ti dite lo stato per la gamba nuova? Te lo ricordi quando morì tuo padre con la bomba? Ti ricordi quello che mi dicesti? Mi dicesti che a tuo padre l'ammazzò la fame. Ma tu ti sei mangiato tutto, Totò. Cristiani, cose, tutto. Corleone, Palermo, la Sicilia, la dignità, l'onore, la mia vita. E pure la tua. E adesso che ti rimane? Me lo sa dire, Totò? Il rispetto. Il rispetto? Il rispetto di chi? Dei tuoi amici? Il rispetto della famiglia? E dove sono i tuoi amici ora? I politici, il potere, non ne sono. Perdessi tutto, Totò. Sei rimasto solo. Anzi no. Te sono rimasto solo io. Per questo mi hai lasciato campare. Non è così? Perché avevi paura. Paura di restare solo. Ma io un veddano sono. Uno chi per incredati. Le cose sono andate così, ma niente è per sempre. Le cose cambiano. Si possono aggiustare. E io aggiusterò pure questa situazione. Allora tieni, te lo lascio. Pigliatelo. È l'unica cosa che puoi provare ad aggiustare. Viaggio. Chi è stato il Giuda? Chi mi ha tradito? Tanto prima o poi doveva succedere, Totò.